Esiste un momento nella vita in cui smettiamo di chiederci come andare avanti e iniziamo a chiederci se tutto quello che abbiamo fatto fino a quel momento abbia avuto in qualche modo senso. Per anni abbiamo immaginato Guts come un uomo che lotta contro mostri, apostoli, dei e destini impossibili, ma forse il nemico più difficile da affrontare non è mai stato davvero Griffith. Forse il nemico più difficile è sempre stato il bambino abbandonato sotto un albero di cadaveri. Quel bambino che continua a vivere dentro di lui. Perché ci sono ferite che non si superano vincendo. Ci sono ferite che si superano soltanto accettando che esistano. E il capitolo 384 di Berserk sembra proprio raccontare questo. Non è la rinascita di un guerriero, ma il momento in cui il guerriero è costretto a incontrare se stesso. Ben ritrovati su Alkill, io sono Donny e oggi parliamo del nuovo capitolo di Berserk. Dopo più di 9 mesi, Guts ritorna con un nuovo capitolo, il 384, e non finisce qui. Berserk ritorna con altri 2 capitoli oltre a questo. I prossimi 2 sono stati annunciati per il 26 giugno e per l'8 luglio. Devo dire che finalmente, dopo la caduta di Scaling, da cui il ritmo della trama era rallentato notevolmente, nonostante l'arrivo di Rakash nella fortezza dei Kushan, questo capitolo riaccende il motore, dandoci nuove informazioni che tutti speriamo possano far uscire finalmente il guerriero nero dal suo stato di depressione. Quindi, tornando a noi, dopo aver letto assieme questo nuovo capitolo in live il 12 giugno, è giunto il momento finalmente della nostra analisi, anche se come sempre siamo gli ultimi su YouTube a farla. Nel capitolo precedente avevamo lasciato Guts all'interno della stupa, sigillato dentro una membrana che inizialmente faceva da pavimento, mentre si immergeva e sprofondava in un liquido che parrebbe essere acqua. Questa scena con cui ci ha lasciato il capitolo 383 ha ovviamente ricordato a tutti noi la discesa nell'abisso di Griffith nel momento della sua rinascita come Fent. Questa nuova uscita riprende esattamente da dove ci aveva lasciati lo scorso capitolo, senza salti verso altri scenari e citando esattamente le parole pronunciate da Daiba 9 mesi fa. Sprofondando nell'oscurità c'è solo una cosa che puoi fare. La prima pagina a colori ci mostra questa sorta di ostrica con Guts al suo interno, la quale, passando alla pagina successiva, continua a inabissarsi, con il guerriero nero perso nei suoi pensieri, nei quali chiede che tutto questo finisca. Guts si trova all'interno della membrana in posizione fetale e, parlando con se stesso, si dice che gli basterebbe tornare indietro all'origine di tutto, riconoscendo di aver sbagliato fin dall'inizio, che ciò che ha fatto ha causato rabbia, paura, morte. Nel frattempo le immagini rimandano alle battaglie contro i Kushan, contro i soldati dell'epoca della Golden Age, quando militava nella squadra dei falchi, contro i demoni e gli apostoli incontrati lungo il suo percorso. Rivediamo la vecchia squadra dei falchi avvolta nella più totale tristezza e desolazione prima dell'eclissi, quando appresero che Griffith non sarebbe mai più stato lo stesso. Shilk e Farnese, Kashka quando si lasciò andare giù per la cascata e poi Griffith, nel giorno in cui Guts decise di abbandonare la squadra. C'è poi anche Korkas, Yudo, Riker, Pipin e, a un tratto, i ricordi si spostano nel bosco in cui, dopo aver abbandonato la compagnia dei mercenari, in solitudine davanti al fuoco di un falò, Guts chiedeva a se stesso quale fosse il suo scopo, mettendo già allora in discussione il proprio percorso. La sua mente ritorna ai momenti di felicità passati con i falchi, ma le sue parole di dolore riconoscono che se non li avesse mai incontrati, se i loro destini non si fossero incrociati, loro, ma soprattutto lei, riferendosi a Kashka, sicuramente, lasciando la frase a metà. Il sicuramente del guerriero nero lascia intendere che Kashka sarebbe stata felice o quantomeno avrebbe avuto un destino differente da quello vissuto. Poi qualcosa nell'acqua circostante inizia a emettere dei rumori o dei versi e Guts, infastidito, chiede solo di essere lasciato stare da questa presenza insistente. I versi divengono parole che chiedono al guerriero di guardare davanti a sé, fin quando Guts non apre l'occhio per trovarsi davanti un enorme spirito dalle sembianze femminili e una serie di figure spiritiche più piccole e ondeggianti che gli ripetono di guardare dentro se stesso.
Non è chiaro chi possa essere questa nuova figura né tantomeno chi siano quelle che le stanno attorno. Anche il protagonista se lo chiede. La sua immagine ricorda molto lo spirito di Flora manifestatosi ringiovanito durante l'incendio nel bosco a seguito dell'attacco degli apostoli, ma per quel che ne sappiamo potrebbe anche essere uno degli spiriti elementali. Lo spirito comunque inizia a parlare direttamente a Guts, riferendosi a lui come una creatura dell'interstizio nata dalle tenebre e dicendogli che per lui è arrivato il momento che quando guarderà dentro se stesso e prenderà coscienza di chi è, capirà ogni cosa. Con l'ultima battuta, non casualmente, lo spirito abbraccia Guts, sempre in posizione fetale, avvicinandolo al proprio grembo. La scena prosegue con delle vignette che ci propongono il volto del protagonista deformato da un vortice, come a farci capire che la coscienza di Guts verrà portata altrove, e così effettivamente è. Ancora una volta la coscienza di Guts passa in rassegna i propri ricordi, il fallo dei sogni a fianco di Kashka, il primo incontro con Grumbeld, lo scontro con Mozgus e gli pseudo-apostoli di Sant'Albione, il primo incontro con Kashka quando lei gli stette vicino per dargli calore affinché potesse riprendersi dalle ferite, la locanda con Judo e Corcas, lo scontro durante la guerra dei 100 anni, l'assassinio del giovane Adonis commissionatogli da Griffith e la decapitazione di Boscon insieme al suo cavallo. E poi, nel pannello successivo, ricordi più angoscianti prendono forma. Guts rivede, dopo tanto tempo, Gambino e la sua uccisione, la madre adottiva, Shizu, e per la prima volta, vista dalla prospettiva di Guts appena nato, dal basso verso l'alto, vediamo anche la vera madre impiccata a un albero. Il primo piano dell'albero, con i corpi degli eretici impiccati nella pagina successiva, ci mostra però qualcosa di differente rispetto alla solita immagine a cui siamo abituati, perché ai piedi dell'albero, sotto la madre di Guts, non c'è il feto del guerriero nero. Studio Gaga e Mori ci mostrano invece il feto deforme, figlio di Guts e Kashka, contaminato da Fent. Lo spirito riprende a parlare e il pannello ci mostra Guts neonato a paragone con il feto deforme, mentre dice al protagonista che lui è nato dalla morte stessa, cosa che tempo addietro, dopo l'eclissi, anche il cavaliere del teschio gli aveva detto. Poi, mentre lo spirito continua a spiegare che egli non appartiene né al mondo dei vivi né a quello dei morti, ma fa parte di entrambi, il corpo del Guts neonato inizia a spostarsi dalla superficie dell'acqua verso il basso, scendendo sott'acqua fino a raggiungere la membrana in cui è sigillato il protagonista per ricongiungersi con lui. Non appena ciò accade, la membrana si stacca dal suolo per riemergere in superficie e si riapre all'interno della stupa, dove Guts, rappresentato a fianco del suo io bambino, emetterà un urlo come fanno appunto i neonati al loro primo vagito. Non è una sovralettura dire che questa scena sia stata realizzata per dare un segno di rinascita appunto del guerriero nero, anzi, c'è da apprezzare lo sforzo di Studio Gaga nell'averla resa così chiara, e mentre scorrono gli ultimi ricordi, Zod, il Bejelit, il muro formato da volti umani presente all'interno dell'eclissi, Pac e Valera, e infine il fiore lasciato dal folletto Chic, lo spirito riprende a parlare, chiudendo il capitolo e riferendosi a Guts con queste testuali parole. Tu hai dimorato nel mondo astrale fin dal momento della tua nascita. L'altra metà del tuo essere appartiene a quel mondo. Tu lo hai sempre saputo. Voi due siete la stessa cosa, creature dell'interstizio. Il capitolo si chiude con queste ultime parole su una tavola divisa a metà tra Griffith e Guts, perché quel "voi due siete la stessa cosa" era riferito proprio a loro due. Come dicevamo, il capitolo è ricco di spunti e informazioni importanti. In primis ci conferma che Guts è una creatura dell'interstizio esattamente come Griffith, e questo, anche se a malincuore per quanto mi riguarda, potrebbe rendere possibile una sorta di power up che per un uomo normale non sarebbe possibile. Concedetemi a malincuore, purtroppo, nella mia visione personale, ciò che rendeva Berserk speciale era il fatto che un uomo si ergesse contro demoni e divinità e non necessariamente dovesse batterli o sconfiggerli. Adesso questo nuovo aspetto
diciamo che potrebbe cambiare un po' tutto. È come se Guts, accogliendo il suo io bambino, avesse accolto tutti i suoi errori e fallimenti invece di rifiutarli, esattamente come insegna lo stoicismo nell'antica scuola filosofica greca e romana. E che dire del parallelismo tra Guts e Griffith? Entrambi nati dalla morte, Guts da sua madre e Griffith rinato attraverso un bambino morto. Un altro punto chiave del capitolo è che tutto rimanda simbolicamente alla rinascita. Potremmo vedere la membrana come un utero, il liquido in cui è immerso Guts come un liquido amniotico, lo spirito che parla al guerriero nero, severo come una madre che si rivolge al proprio bambino ma che lo accoglie tra le sue braccia nel momento del bisogno, di conforto e di sicurezza. E poi, come già detto, una nascita, anzi una rinascita, con tanto di urlo come fosse il suo primo respiro. Parlando invece dell'ennesimo mistero, chi sarà mai questo spirito dai tratti femminili? Come detto, somiglia molto a Flora, ma tutto ciò che le gira attorno, soprattutto gli spiritelli, ha un non so che di fiammeggiante, che sia lo spirito elementale del fuoco, ma secondo quale criterio potrebbe mai esserlo? Il capitolo è ambientato in un contesto in cui tutto richiama l'acqua, che sia invece lo spirito elementale di quest'ultimo elemento? E poi perché uno spirito che dimora all'interno di un santuario, un luogo sacro di Kushan, presenta tratti occidentali? Abbiamo soltanto domande riguardo a questo spirito, speriamo che il prossimo capitolo possa aiutarci a capire meglio. Ci tengo tra l'altro a riportare le parole del maestro Koji Mori, che ha dichiarato che questo è un capitolo sul quale Miura si è tormentato per 20 anni e che anche per lui, dopo averlo ascoltato parlarne decine di volte, è stato piuttosto difficile da scrivere. Questo non può che significare che il capitolo possa davvero dare una svolta alla storia. Come abbiamo già detto nella nostra live, come ho detto in live da caverna, lo dico anche qui nel video, questo comunque sia è un capitolo davvero importante, se non fondamentale, per tutta la storia di Berserk, almeno da questo punto in poi. Per quanto mi riguarda, è da qui che si comincerà a capire verso quale direzione si sta giungendo per il finale. Ma adesso, col prossimo capitolo, cosa succederà? Mi sembra troppo presto per uscire dalla stupa. Spero che almeno per un altro capitolo si possa rimanere lì dentro in modo da ottenere qualche informazione in più. Lo scopriremo insieme il 26 giugno. Voi continuate a seguire le nostre live, i nostri video, le nostre analisi.